Ora vedremo alcuni esercizi legati alle posizioni. Posizione in cinese viene chiamata spesso jianzhuan, cioè stare come un albero, stare come eriggersi come un palo verso l'alto. Sono posizioni molto importanti perché creano la struttura interna che poi viene utilizzata nel Tai Chi, nelle altre discipline. Ci sono diversi modi di tenere il peso, di mettere le posizioni, di tenere i piedi. Per esempio i piedi possono essere molto vicini, possono essere in una posizione media, possono essere in una posizione più ampia. Possono avere le punte verso l'esterno, le punte parallele e le punte interne. Ora vedremo una posizione con le punte parallele, quindi i piedi sono diritti e paralleli, le ginocchia si flettono in modo leggero sulla linea del piede, le anche si flettono anche loro, quindi articolazioni morbide, rotonde, non troppo piegate ma neanche distese. Il pavimento pelvico si solleva e si chiude leggermente verso l'alto. La punta della lingua si porta sulla parte superiore del palato, ci si prepara prima in questo modo e poi ci si siede morbidamente. In questo caso la posizione delle piante dei piedi deve essere sulla linea interna delle spalle, quindi non tenete una posizione troppo ampia. Iniziamo con una sequenza che nella scuola Chenming è la sequenza di base, molto importante, collegata al lavoro sugli organi interni e quindi agli elementi. È una sequenza che tiene conto del fatto che il cuore è il primo organo da calmare. Cuore significa emozione, significa pensiero, significa attività. Quindi calmare il cuore, mettersi in una condizione di agio con il cuore per permettere anche agli altri organi di lavorare al meglio. Le braccia si girano verso l'esterno, le gambe si piegano, i gomiti si allargano. La sensazione di dare spazio nel torace a livello del cuore. Stiamo in una posizione morbida, come se galleggiassimo sull'acqua, senza sforzo. Le dita sono leggermente aperte, i pollici sono più aperti delle altre dita, in un atteggiamento di leggera presa. Si prende leggermente di più col mignolo e si tiene leggermente più distesa l'indice e il medio. Le braccia ruotano verso l'esterno in modo da sensibilizzare la linea, il meridiano del cuore. Il petto si svuota leggermente, la schiena si allarga e si distende e il bacino scivola verso il basso. La testa invece si allunga verso l'alto, leggera, il collo è lungo e il mento appoggiato. Questa posizione non faccio altro che respirare, calmare, mandare la sensazione del respiro del Qi verso il basso, lungo le braccia, lungo il tronco, lungo le gambe, fino alle piante dei piedi. Le braccia si allargano e si allungano in modo leggero, come se dentro avessi un leggero elastico che viene allungato. Quando questa prima posizione è ben sviluppata, quando sento che il corpo è in una condizione di agio, di morbidezza, posso passare alle posizioni seguenti. Tenete conto che all'inizio, per chi non è abituato, facilmente si sentiranno le cosce, facilmente il corpo potrà dare tremori. Tutto questo è un processo normale, per cui non spaventatevi di questo, è naturale. Piano piano la sensazione di tremore diminuirà, lo sforzo lascerà spazio a una sensazione di agio. Immaginatevi come immersi nell'acqua tiepida, a una temperatura gradevole e in una posizione molto comoda.
galleggianti. Se l'acqua è un elemento che vi dà fastidio, potete immaginarvi come un campo di grano che viene mosso leggermente dal vento. Deve essere una sensazione bella, gradevole. La seconda posizione, inizia allargando le braccia, inspiro e poi raccolgo le braccia. In ognuna di queste posizioni è possibile applicare diverse varianti. Le braccia possono essere più larghe, più vicine, più lunghe, più corte. Adesso teniamo le mani relativamente vicine, in modo che ci sia uno spazio di 1-2 cm tra le dita, i pollici ben aperti e rivolti verso di voi. Quindi il pollice orizzontale, come se tenesse un pallone a contatto dell'acqua. Non tenete i pollici in alto. Quando i pollici vanno verso l'alto, anche il respiro tende a salire. È una cosa strana, ma funziona così. Appoggiando i pollici appoggio meglio la gabbia toracica, appoggiando la gabbia toracica sento l'appoggio sull'addome e sul bacino e quindi il C rimane verso il basso. Questa seconda posizione è indicata soprattutto per il fegato. È chiaro che ogni posizione ha una funzione globale, generale, quindi non è possibile dire che una posizione vale per un organo e non vale per gli altri. Però diciamo che il target, l'obiettivo, il bersaglio principale di questa posizione è il fegato. Le mani sono all'altezza dello sterno, le braccia morbide, i gomiti aperti ma appoggiati. Sentire l'affondo del gomito è importante. Quindi non tenete i gomiti semplicemente alzati, non tenete i gomiti cadenti, tenete i gomiti aperti ma appoggiati, devono affondare. Affondando il gomito affonderete la spalla e di conseguenza vi sentirete più a vostro agio e sentirete che comincia a circolare l'energia nelle braccia. Proviamo adesso una terza posizione, da cui inspiriamo, poi girando le mani espiriamo, i pollici sono verso il basso. Questa posizione è indicata soprattutto per la milza. Stomaco e milza sono collegati nella medicina cinese. La sensazione è di distendere questa parte, di allargarla, distenderla, allungarla, in modo leggero, morbido, senza mai spingere, tirare o comprimere in modo eccessivo il corpo. Tutto deve essere naturale. Da questa posizione passiamo alla quarta posizione, inspiro, apro, scendo, piego le gambe ancora di più. Ruoto i gomiti verso l'interno in modo da avere la linea del mignolo più avanti della linea dell'indice. Quindi l'ulna ruota in avanti in modo da essere leggermente anteriore al radio. I gomiti si chiudono, la sensazione del corpo è di andare indietro, come cercare un punto d'appoggio col bacino, mentre le mani spingono avanti. I gomiti sono leggermente piegati, flessi, e protendono leggermente avanti. In questo modo noi avremo una trazione di tutta la loggia renale, quindi la zona lombare si distenderà, si allungherà e darà spazio ai reni. Bene, infine la quinta posizione, giro le mani, inspiro, allargo le braccia, espiro. Mi appoggio come se avessi due sfere a contatto sull'acqua, le tengo, i gomiti si appoggiano, le mani sono leggermente anteriori rispetto al corpo, in modo tale che la scapola
e il braccio siano su un'unica linea. Devo creare una specie di effetto sfera nel corpo. Il torace si allarga, la schiena si apre e in questo modo vado a stimolare i polmoni. Ognuna di queste posizioni può essere tenuta da 1 a più minuti. È possibile anche ricominciare. Quindi ritorno alla prima posizione, seconda posizione, terza posizione, quarta posizione, quinta posizione. E ritorno. Inspiro, espiro. Tenendo un solo minuto ogni singola posizione avrete 5 minuti di esercizio. Se tenete 5 minuti una posizione avrete 25 minuti di esercizio. Quindi capite che più voi allungate il tempo su ogni singola posizione, più l'esercizio prenderà del tempo. Ascoltatevi prima, durante e dopo l'esercizio, in modo tale da sentire le differenze che sono avvenute nell'arco della vostra pratica. Grazie.